Questo è Dachau, il primo campo di concentramento costruito in Germania, entrato in funzione nel 1933, appena fuori Monaco. Tuttavia Dachau non è il primo campo di concentramento tedesco. Esattamente 28 anni prima, nel 1905, le truppe del Reich avevano infatti cominciato a stipare migliaia di persone ad Haifisch-Insel, l'isola degli squali. E dove si trova questo ridente luogo? Nel sud della Namibia, in Africa meridionale. Se vi state chiedendo che storia mai questa, partiamo dal principio. La Namibia è uno dei paesi più giovani al mondo. Ha ottenuto l'indipendenza nel 1990, quando la SWAPO, l'Organizzazione Popolare dell'Africa Sud-Occidentale, combatté contro l'esercito del Sudafrica che deteneva il controllo del territorio namibiano dal periodo della Prima Guerra Mondiale. E tra poco capiamo perché. La SWAPO, di ispirazione marxista e socialista, è tuttora il partito di governo di Windhoek, la capitale della Namibia, anche se nel paese si tengono regolari elezioni. Benché quasi metà della popolazione viva in povertà, la Namibia viene considerata come una delle società più democratiche del pianeta, forse perché a fronte di un territorio vasto quasi 3 volte quello dell'Italia, ospita poco più di 2,5 milioni di abitanti, nonché grandi giacimenti di diamanti, uranio, oro e argento, e un'industria ittica molto redditizia. In aggiunta, la Namibia pianifica di realizzare tutta una serie di megaprogetti per raggiungere l'indipendenza energetica e attirare più turisti. Ma non facciamoci ingannare dalle apparenze. La Namibia è il paese più arido dell'Africa subsahariana ed è divisa da ovest a est in 3 zone topografiche: il deserto costiero del Namib, da cui il paese prende il nome, l'altopiano centrale, ovvero la zona delle pianure fertili, e il deserto del Kalahari, una vasta e semi-arida savana. E poi c'è il Dito di Caprivi, un comodo punto di accesso al fiume Zambesi. Dal punto di vista linguistico, invece, in Namibia l'inglese è la lingua ufficiale. Come dici, in inglese ti senti a livello del trap e non pensi che a Windhoek ti accoglieranno come si deve? Niente paura, perché da oggi puoi usare Cambly, che ringrazio per aver sponsorizzato questo video. Cambly è la piattaforma di e-learning per migliorare o imparare da zero la lingua inglese, svolgendo lezioni online con tutor madrelingua, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quando volete e dove volete, selezionabili in base ai vostri interessi e anche all'accento che più preferite. Le lezioni si possono svolgere da soli o in piccoli gruppi insieme a un massimo di altri 2 studenti, in base al vostro livello, e potete esercitarvi anche con Cambly AI, l'intelligenza artificiale che vi permette di praticare l'inglese fuori dall'aula. Tutto questo può prepararvi a colloqui, Erasmus in vista con la Propinquarsi di settembre, magari proprio a Windhoek, oppure certificazioni linguistiche come IELTS e TOEFL. E, perché no, Cambly è adatto anche a chi vuole semplicemente praticare l'inglese per sentirsi più confident, più fluent, fino a raggiungere un livello di perfezione tale da potersi permettere di dialogare tranquillamente anche con Sua Eccellenza il Presidente della Namibia, Ngangolo Mbumba. Ad ogni modo, se volete far fruttare quest'estate e scegliere di impiegare Cambly per il vostro futuro immediato o lontano, fino al 22 di luglio con il codice sconto SUMMERNOVA, scritto SUMMERNOVA, otterrete un bel 50% di sconto su tutti i piani annuali, in modo da iniziare a fare lezioni di inglese a soli 4,99 €. Ogni abbonamento è completamente personalizzabile e se prima di utilizzare Cambly volete testare le sue potenzialità, potete sfruttare una prova di 30 minuti al costo di solo €1. Tornando a noi, oltre all'inglese in Namibia parlano una ventina di idiomi nativi, oltre all'Afrikaans e al tedesco. Se deste un occhio alla mappa della Namibia, notereste delle località con dei nomi davvero strani per trovarsi in un paese dell'Africa subsahariana. Ad esempio, le ridenti Swakopmund, Trekkopje, Vlotskasbakken, e senza dimenticare Klein Klipenus e Toscanini. Ok. Ma andiamo con ordine. Siamo nel 1884 e i paesi europei stanno discutendo in merito al cosiddetto Scramble for Africa. Stanno cioè individuando le future rispettive zone di influenza nel continente africano. Anche il secondo Reich, l'impero tedesco guidato dal cancelliere Otto von Bismarck, vuole la sua fetta e mette gli occhi su Togo, Camerun, Africa orientale, negli attuali Tanzania, Ruanda e Burundi, e per l'appunto la Namibia. Tra questi soltanto la Namibia diventerà una colonia di insediamento, vale a dire la meta per l'emigrazione di cittadini tedeschi in cerca di una vita migliore. Certo,
Occupare un territorio quasi totalmente desertico non era la migliore delle idee, soprattutto perché non era disabitato. Prima che Bismarck le dichiarasse un protettorato tedesco, nel 1884 la Namibia era popolata da 3 principali gruppi etnici: gli Ovambo, una popolazione di agricoltori insediatasi nel nord della futura colonia, i Nama, per la maggior parte allevatori di mucche, capre e pecore, stanziati a sud, e gli Herero, anch'essi allevatori ma residenti nelle zone centrali più fertili. Prima dell'arrivo della Germania, infatti, Nama ed Herero erano spesso in competizione tra loro per il controllo delle terre destinate al pascolo del bestiame. Queste tensioni non passarono inosservate agli occhi dei coloni, che decisero di usarle a loro favore, alleandosi talvolta con un gruppo, talvolta con l'altro. L'obiettivo era lo stesso dei nativi: ottenere il controllo delle terre fertili occupate dagli Herero. Il colpo di fortuna per i tedeschi arrivò nel 1897, quando un'epidemia di peste bovina sterminò il bestiame Herero. Agli Herero e ai Nama a questo punto non restò che contrattare con i tedeschi per sopravvivere, arrivando a vendere le loro terre e a contrarre debiti. In caso quel debito non potesse essere ripagato, Nama ed Herero venivano costretti a cedere il loro bestiame. Si trattava della classica situazione in cui una nazione europea si impadroniva delle risorse altrui e proseguiva poi a imporre un controllo di tipo militare sul territorio. In questo caso specifico, però, successe qualcosa di impensabile per i tedeschi. Il 12 gennaio del 1904 gli Herero decisero di ribellarsi. La rivolta uccise 123 coloni e gli Herero si rimpadronirono di molti dei propri pascoli. Il governatore della colonia, Theodor Leutwein, scelse di rimanere cauto e di provare a negoziare una resa con le popolazioni locali. In Germania, però, tutti credevano che i namibiani meritassero una punizione esemplare. Così, dalla madrepatria arrivò l'ordine di sostituire Leutwein con Lothar von Trotha, non questo Trotha, ma un generale che vantava una certa esperienza nella repressione delle rivolte, tra cui la famosa ribellione dei Boxer in Cina. Messo piede per la prima volta in Namibia, von Trotha rafforzò l'esercito con militari e artiglieria pesante e spinse gli Herero, insieme agli altri gruppi etnici, verso le aree più desertiche, di fatto condannandoli ad una vita di fame e di stenti. Ma non era abbastanza. Il 2 ottobre 1904 il nuovo governatore impartì l'ordine di annientamento della popolazione Herero, con le seguenti parole: all'interno dei confini tedeschi ogni Herero, con o senza armi, con o senza bestiame, sarà fucilato. Non accetterò più donne e bambini, li ricaccerò dalla loro gente o li farò fucilare. Questa dichiarazione diede avvio al primo genocidio del XX secolo, quello di Herero e Nama. C'è da dire che in un impeto di bontà, o meglio di pressioni dalla Germania, von Trotha diede un'alternativa ai ribelli: consegnarsi alle autorità ed essere di conseguenza spediti a dei campi di lavoro. E qui cominciamo ad avere un antipasto di quello che succederà 40 anni più tardi. Nel 1904 il termine Konzentrationslager venne usato per la prima volta in un documento ufficiale tedesco. Il campo più tristemente noto è quello di Haifischinseln, l'isola degli squali, che i tedeschi soprannominarono Die Totensinsel, l'isola della morte. Qui, tra suicidi, malattie, privazioni e negligenza, trovarono la morte tra i 3.000 e i 4.000 prigionieri nell'arco di 3 anni. Nonostante le proposte di trasferire il campo sulla terraferma per migliorarne le condizioni, il comandante responsabile, Berthold von Deimling, si rifiutò categoricamente, dichiarando che, parole sue, fino a quando sarò al comando nessun africano dovrà lasciare l'isola vivo. Alcuni dei resti umani delle vittime di Haifischinseln vennero inviati in Germania, sulle scrivanie e nelle teche dei laboratori di dottori e antropologi fisici, a che pro, ovviamente, avvalorare le teorie pseudoscientifiche in voga all'epoca, per cui l'allora presunta inferiorità psicologica e culturale degli africani doveva necessariamente trovare una spiegazione nella forma del loro cranio, ad esempio. In questo campo uno degli studiosi più celebri fu Eugen Fischer. Fischer osteggiò fortemente ciò che lui stesso definiva mescolanza razziale. Secondo le sue teorie, il cosiddetto sangue nero aveva poco valore e mescolato con il sangue bianco avrebbe segnato la scomparsa della cultura europea. La Namibia fu un trampolino di lancio eccezionale per la sua carriera futura. Oltre a diventare il rettore della Friedrich Wilhelm University a Berlino, mise i suoi studi al servizio delle politiche razziste del Terzo Reich. I suoi testi furono letti niente poco di meno che da Buffetto Man e le sue ricerche influenzarono Joseph Mengele, lo stesso Joseph Mengele che condusse quei terribili esperimenti eugenetici sui prigionieri di Auschwitz. Ma non finisce mica qui, anzi,
vi racconto una chicca. Avete presente Hermann Göring, uno dei più importanti leader del partito nazista? Suo padre si chiamava Heinrich Göring ed era commissario del Reich per l'Africa sud-occidentale tedesca, in carica dal 1885 al 1890. Ciò significa che lui e la sua famiglia non si trovavano in Namibia durante il genocidio, ma Göring Senior ha comunque operato durante l'espropriazione delle terre, la creazione di riserve e gli episodi di razzismo contro le popolazioni native. Una bella eredità intellettuale da lasciare ai propri figli. La guerra tra i tedeschi e i nativi Nama ed Herero si concluse ufficialmente nel 1907, il 31 marzo. Nel 1908 vennero ufficialmente chiusi anche i campi di concentramento. Il bilancio per le popolazioni africane naturalmente fu tremendo. Tra repressione delle rivolte e lager, il 75% degli Herero e il 50% dei Nama trovò la morte. In una parabola inversa, in quel decennio, il numero di coloni tedeschi crebbe da 4.700 fino a 15.000 nel 1913. Possiamo quindi dire che il genocidio degli Herero e dei Nama sia stato un precursore di ciò che sarebbe accaduto 30 anni più tardi? Sì e no. Da una parte, l'ideologia e la politica nazionalsocialista è troppo complessa e sfaccettata per essere ridotta a una semplice continuazione delle pratiche coloniali. Dall'altra, però, è innegabile che la guerra contro gli Herero e i Nama, il cosiddetto genocidio dimenticato, rivisse nei modelli della Seconda Guerra Mondiale. Studiosi come lo storico Jürgen Zimmerer sostengono che i genocidi coloniali siano simili a quelli nazisti e che il colonialismo abbia fornito importanti precedenti. Sebbene la geografia dei due genocidi sia collocata nei due emisferi opposti della Terra, le guerre sono separate da soli 40 anni ed è possibile riconoscere una tradizione militare di guerra di sterminio razziale. I concetti centrali dell'ideologia nazionalsocialista, quelli di razza e spazio, di espansione e annientamento, non sono poi così distanti da quelli adottati nel corso del colonialismo europeo. Con la fine della rivolta e la chiusura dei campi di concentramento, la vita di chi riuscì a sopravvivere non diventò così tanto più semplice comunque. Le popolazioni native vennero impiegate nelle imprese agricole dei coloni, ma anche nelle attività di estrazione. Perché sì, nel 1908 i tedeschi avevano scoperto che la Namibia era ricca di rame e soprattutto di diamanti. Scovate tra le enormi dune di sabbia site lungo la costa atlantica, le riserve di diamanti fecero sì che la Germania si trovasse ad avere tra le mani il 30% del mercato globale del minerale. Il governo coloniale tuttavia fece fatica a trovare la partecipazione e la collaborazione di Nama ed Herero, forse perché li aveva letteralmente appena decimati, quindi volse la sua attenzione verso il terzo dei tre gruppi etnici principali namibiani, ovvero gli Ovambo. Molti di loro si recarono nei giacimenti di diamanti con la speranza di trovare un lavoro ben retribuito e sostenere così le proprie famiglie. La realtà, come potete immaginare, si rivelò molto diversa. Le condizioni di lavoro erano disastrose. Gli operai erano vittime di percosse e frodi contrattuali. Come la guerra aveva fatto per Nama ed Herero, le miniere condannarono a morte molti Ovambo. Avendo a disposizione solo riso e nessun servizio igienico, molti rimasero vittime di scorbuto, polmonite, vaiolo e tubercolosi. E in tutto ciò la Germania non fece in tempo a sfruttare le ricchezze di cui era entrata in possesso. Durante la Prima Guerra Mondiale il Sudafrica prese infatti il controllo della Namibia e al termine del conflitto la Germania perse tutti i suoi possedimenti in Africa. A quel punto Regno Unito e Sudafrica fecero qualcosa di comprensibile ma piuttosto inaspettato. Cercarono di screditare l'operato della Germania in Namibia e si imbarcarono in una colossale impresa di documentazione coloniale, tra testimonianze orali dei nativi, fotografie e documenti d'archivio. Nel 1918 pubblicarono il Report on the Natives of South-West Africa and Their Treatment by Germany, conosciuto con il nome di Blue Book della Namibia. Le testimonianze di Nama ed Herero giocarono un ruolo fondamentale. Se non fossero state messe per iscritto, oggi probabilmente non avremmo la memoria di quegli avvenimenti. Ma purtroppo il Blue Book non fu destinato ad avere lunga vita. Con il nome di South-West Africa, la Namibia divenne una provincia del Sudafrica e ai coloni tedeschi che possedevano una proprietà in loco venne consentito di restare. Per loro il Blue Book divenne una presenza scomoda e così chiesero di ritirare il testo, richiesta che venne accolta grazie alla rappresentanza politica di cui godevano nel Parlamento sudafricano. Non è un caso che nel 1948 il Sudafrica sia riuscito a imporre il sistema di apartheid anche in Namibia. E quel che forse non tutti sanno è che fu proprio la Namibia a cambiare le sorti del regime sudafricano. Nel 1960 alcuni attivisti anti-apartheid, tra cui Herman Toivo Yatoivo, crearono l'Organizzazione del Popolo dell'Africa Sud-Occidentale, la SWAPO, con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza.
La SWAPO affondò le sue radici politiche tra gli Ovambo, ma per mobilitare le masse contro il regime del Sudafrica, l'organizzazione si appropriò delle memorie delle rivolte Nama ed Herero, al fine di mandare un messaggio di resistenza al potere coloniale. SWAPO in order that is a liberation to give the independence to all the masses of the Namibian people. Ben presto la SWAPO si dotò di un braccio armato, ricevette il supporto di diversi stati africani e già nel 1961 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiese al Sudafrica di porre fine al proprio mandato sulla Namibia. La minoranza bianca al potere in Sudafrica, ovviamente, rispose picche. Nel 1966 Toivo Yatoivo fu arrestato per atti di terrorismo e imprigionato a Robben Island, lo stesso luogo dove fu confinato Nelson Mandela, di cui divenne grande amico. Nel 1968 l'ONU ribattezzò ufficialmente il Southwest Africa Namibia e nel 1973 riconobbe la SWAPO come unico rappresentante legittimo del popolo namibiano. La SWAPO mise sullo stesso piano l'occupazione tedesca e quella sudafricana e il suo braccio armato ricevette sostegno economico e militare sia dall'Unione Sovietica che da Cuba. Sul finire della guerra fredda nel 1988, Sudafrica, Angola e Cuba aderirono all'accordo tripartito e il Sudafrica accettò l'indipendenza della Namibia in cambio del ritiro delle truppe cubane stazionate in Angola dal 1975. Ma questa è un'altra storia. L'indipendenza effettiva della Namibia, l'abbiamo detto, sarebbe arrivata nel 1990, dopo 24 anni di rivolte che fecero perdere la vita a non meno di 20.000 persone. Già allora, sotto il motto One Namibia, One Nation, la SWAPO concesse ai discendenti dei coloni tedeschi e sudafricani di rimanere nel paese e continuare a lavorare come prima. Ma i conti con il passato erano tutt'altro che chiusi. Nel 1999, nel deserto del Kalahari, dove gli Herero erano stati spinti dal governatore Fontrota, vennero scoperte delle enormi fosse comuni. Nonostante gli Herero chiesero il riconoscimento della presenza dei corpi delle vittime, lo stesso governo namibiano si rifiutò, probabilmente per non danneggiare i rapporti con la Germania. Inoltre, lo stesso anno, gli Herero chiesero alla Corte internazionale dell'Aia che Berlino corrispondesse delle riparazioni di guerra per le atrocità subite. Ma anche in questo caso fu il governo di Windhoek a non considerare la richiesta, poiché la Germania era ancora uno dei principali paesi donatori della Namibia. Ci è voluto un bel po' di tempo anche solo per un'ammissione di colpa. Il Parlamento tedesco ha ammesso i propri crimini soltanto nel 2015. Tutt'oggi la Namibia vive all'ombra di questi avvenimenti, che hanno segnato per sempre la sua storia e la sua società. Molti namibiani non sono soddisfatti delle azioni riparatrici dei tedeschi, soprattutto in confronto a quelle corrisposte per un altro genocidio, quello degli ebrei. La Germania ha pagato circa 82 miliardi di euro in risarcimenti a Israele. Tra questi sono presenti anche 29 miliardi di euro versati direttamente alle famiglie delle vittime. Ma Nama ed Herero non hanno visto nulla di tutto ciò. Come se non bastasse, il presente sembra ancora riflettere dinamiche provenienti dal passato. Ad oggi i bianchi namibiani rappresentano solo il 6% della popolazione del paese, ma possiedono più del 70% dei terreni agricoli più fertili. Al contrario, le terre che si prestano meno alla coltivazione sono lasciate in maggior numero ai nativi, che si devono quindi accontentare di un'agricoltura prevalentemente di sussistenza. Nella speranza di appianare le diseguaglianze, il governo namibiano ha cercato di ridistribuire 15 milioni di ettari alle comunità native, acquistandolo ad agricoltori bianchi disposti a vendere. Ma il piano non è andato a buon fine. Nel 2018 il governo è riuscito ad acquistare solo 3 milioni di ettari. Come conseguenza del programma i prezzi sono aumentati e alla fine gran parte della terra è finita nelle mani di imprenditori russi o dell'elite namibiana. Tutt'oggi, non a caso, la Namibia non ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina e sta stringendo rapporti sempre più stretti anche con la Cina in campo economico ed aerospaziale. È forse per contrastare la presenza della Cina e della Russia che nel 2021 la Germania ha deciso di finanziare progetti namibiani per un valore di 1,1 miliardi di euro, da rilasciare nel corso di 30 anni, indirizzando 50 milioni alla ricerca storica del passato coloniale. Ma anche qui qualcosa sembra essere andato storto. Molti attivisti nativi hanno dichiarato di essere stati esclusi dai colloqui e di essere stati sostituiti da persone non riconosciute come leader tradizionali e quindi incapaci di parlare a nome di tutti gli Herero e i Nama. Insomma, sembra che certe ferite appaiano davvero insanabili.
Ma vorrei concludere questo video con l'ennesima prova che purtroppo, o per fortuna, la storia è piena di contraddizioni. Nel 2021 un uomo chiamato Adolf Hitler Unona è stato eletto consigliere per la circoscrizione di Ompunja. Adolf, come altri nomi tedeschi, non è raro in Namibia, ma la combinazione con Hitler è decisamente fuori dagli schemi. Il signor Unona ha sottolineato di non avere nulla a che fare con il leader nazista e con le idee promulgate dal relativo partito, e ha detto che suo padre lo ha chiamato così senza sapere chi fosse davvero questo famoso Führer di cui si parlava tanto negli anni 30. A quanto pare nulla di cui preoccuparsi. L'importante, come dice lo stesso Unona, è ricordarsi del passato e far sì che non si ripeta. Per aspera.